quale elemento è fondamentale per creare questa sinergia? È sicuramente la simpatia, ma per simpatia intendo nella sua accezione etimologica, no? Da simpatico appunto è qualcosa che unisce, è qualcosa che attira, è qualcosa che affascina, è qualcosa che, come dire, stimola anche il nostro interesse nei confronti. E per prima cosa deve esserci simpatia, quindi non solo il fatto che uno sia simpatico, ma una forma di attrazione speciale. E, questa attrazione è qualcosa che si sviluppa e che uno ha già in germe, ma deve essere sviluppata e deve essere stimolata. E oggi è fondamentale fare in modo, anche dal punto di vista di politiche sull'innovazione, ma politica anche sull'arte, di stimolare questa simpatia attraverso dei programmi culturali anche ben definiti, insomma, specialmente oggi che ci si richiede un futuro e una riflessione sul futuro sempre più profonda, l'arte è fondamentale per questo. Un vero e proprio strumento non c'è, c'è un ventaglio di strumenti, da quelli un pochino più meno concreti, diciamo, che poi in realtà sono molto concreti come appunto strumenti emotivi, a quelli più concreti, che vanno da piani efficaci da parte di governi, abbiamo detto anche nei confronti dello stimolo di questo tipo di relazioni, ha anche strumenti culturali che io penso che siano fondamentali. È sempre più importante oggi analizzare la cultura questa nuova cultura di questa unione tra arte, innovazione, scienza, eccetera, eccetera. Una cultura che esiste da tanti anni, ma che solamente oggi inizia ad emergere in modo preponderante, no? È sempre più evidente oggi che artisti usano le tecnologie e rileggono le tecnologie stesse. Io in questo caso mi sto focalizzando soprattutto sul mondo dell'innovazione perché è quello che a mio avviso è più evidente nel momento in cui un artista utilizza gli stessi strumenti che stanno fondamentalmente cambiando la nostra società. E quindi non è solo l'artista che è ospitato all'interno di un'azienda e finanziato, ma è l'artista che è ospitato all'interno di un'azienda e ingloba nei propri processi artistici gli stessi strumenti dell'azienda, creando una nuova idea di innovazione. Allora, di esempi ce ne sono tanti e anche nella storia ce ne sono molti. A questo rimando un libro di prossima uscita da me scritto che si chiama The Artist as Inventor, che uscirà tra 3 mesi, che vanno penso, a Nanjun Paik, che insieme al suo collega ingegnere della Sony creò il primo sintetizzatore insomma, elettronico, quindi i sintetizzatori che noi usiamo oggi sui nostri computer vengono da un'idea e da uno sviluppo di Nanjun Pai che gli serviva per modificare di più le proprie immagini. A Michael Neymark, che un artista filmmaker che entrò all'MIT alla fine degli anni 70 e propose di creare la prima mappa interattiva che, se si paragona la foto, è identica a Google Street View, l'Aspen Movie Map, la mappa di Aspen. Fino ad oggi ha gli esempi più eclatanti, ad esempio aziende come Microsoft, Google, Adobe, che hanno iniziato a creare interi dipartimenti dedicati all'arte, non al creativo, non al designer o al grafico, ma all'artista, l'artista preso come esempio massimo di libertà creativa. Ed è oggi sempre più importante che anche gli istituti culturali e le università non lascino alle grandi aziende questo potenziale, ma ritrovino la loro forza di mediazione etica e sostenibile di queste tematiche.